Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro, questo nuovo esercizio per testare ma anche rinforzare la nostra intuizione. Oggi utilizziamo le carte dell'oracolo degli archetipi di Caroline Miss, che sono bellissime, molto colorate. Perché sono convinta che focalizzarsi sul colore delle carte possa aiutare a connettere con loro e quindi anche a percepirne le sensazioni, le immagini, tutti i vari messaggi intuitivi in tutte le forme in cui possiamo riceverli. Brevemente, per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Minti di Mintitaro, una cartomante ma anche tarologa che ed esercito anche come coach di sviluppo intuitivo e per chi di voi fosse interessato appunto o a migliorare le proprie capacità intuitive o a imparare a leggere i tarocchi a livello avanzato, soprattutto professionale, può contattarmi alla email mintitaro @gmail.com. Brevemente spiego i vari esercizi che avremo dopo in seguito. Il concetto base oggi è di trovare la carta della dea, goddess, che è un bellissimo rosso mattone, mentre le altre tre che avremo sul tavolo sono tutte nei toni del verde. Abbiamo The Healer, il guaritore, Scribe, lo scriba e The Storyteller, che è il cantastorie. Ho deciso di fare tre esercizi perché dopo un po' diventa secondo me un po' troppo rutinario e quindi l'intuizione viene un po' frenata quando comincia a subentrare la routine. Quindi ne faremo soltanto tre. Bene, ci vediamo dopo la sigla. A dopo. Ciao. Ed eccoci al primo esercizio. Adesso io vi consiglio di rilassarvi, potete anche stoppare il video e prendere tutto il tempo di cui avete bisogno, rilassatevi, fate 3 respiri profondi e poi cercate di percepire la presenza della carta rossa della dea tra queste quattro. C'è chi mette la mano sullo schermo per percepire proprio delle sensazioni, c'è chi ha delle visioni di colori, appunto. I messaggi intuitivi sono vari e questo esercizio serve appunto anche a capire come per ognuno di noi funziona la ricezione appunto di messaggi intuitivi, perché è assolutamente unico e personale a ciascuno di noi. Quindi io vi do un po' di tempo, però vi consiglio caldamente di proprio fermare il video, rilassarvi, respirare bene, fare la vostra scelta e poi riavviare il video per vedere la risposta. Può essere la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la 4. Bene, adesso iniziamo a girarle. Questo è lo scriba, la numero 1, la numero 2 è la dea. Poi fatemi sapere nei commenti se avete indovinato. Questo è lo storyteller e questo è il guaritore, the healer. Bene, adesso iniziamo il secondo esercizio. Ed eccoci al secondo esercizio. Come per il primo potete fermare il video, scegliere con calma e appunto decidere quale di queste quattro carte è quella della dea, the goddess, o la numero 1, la 2, o la 3 o la 4. Respirate profondamente, ve lo consiglio veramente perché aiuta. Potete appunto fermare il video.
Perfetto, e adesso vediamo, questa è la numero 1, abbiamo le storyteller, questa è la numero 2, abbiamo the scribe o scriba, la numero 3 e abbiamo la dea, e la numero 4 è the healer, il guaritore. Bene, mi raccomando, notate, poi scrivete anche in un quaderno che sensazioni avete percepito, che immagini, che suoni, che pensieri che vi hanno fatto capire la posizione della dea, appunto. Questo è importante perché cominciate così a capire come parla con voi la vostra intuizione. E adesso andiamo avanti col terzo e ultimo esercizio. Ed eccoci al terzo e ultimo esercizio. Anche qui bisogna capire dove è la carta rossa della dea, o alla prima, o alla seconda, o alla terza, o alla quarta posizione. Vi consiglio di fermare il video, vi consiglio di respirare profondamente, di rilassarvi, di prendere il vostro tempo e poi di scegliere la carta in base alle sensazioni che percepite. Dopodiché mi raccomando, segnate tutto, scrivete tutto in un piccolo quaderno apposito che dedicate ai vostri esercizi intuitivi perché vi permettono di ricordare, di percepire, di fare mente locale su come l'intuizione effettivamente comunica con voi. E adesso vi lascio un po' di tempo per appunto decidere con calma, però appunto vi consiglio di fermare il video. Perfetto, adesso vediamo la prima carta, abbiamo The Healer, poi ecco la seconda carta, abbiamo di nuovo la Dea al secondo posto. E qui abbiamo lo scriba e qui abbiamo storyteller. Fatemi sapere nei commenti come avete percepito le carte, anche se apparentemente non avete, siete stati, diciamo, vi siete equivocati, perché a volte capita anche che avete una prima idea, un primo impulso, però non lo seguite, ci ripensate. Quello è l'ego che non vuole mantenere il controllo e quindi vi fa cambiare idea, appunto. Ricordatevi che i messaggi intuitivi sono i primi, assolutamente i primi, perché sono molto più veloci rispetto al pensiero analitico. E quindi cercate di seguire i primi messaggi che possono avere la forma di una immagine, di una sensazione fisica, di una sensazione, di un'emozione, di un pensiero, di un suono. Come dire, la forma è varia, appunto, quindi è importante appunto capire come comunica la vostra intuizione con voi, ma vi posso assicurare che è comunque il primo messaggio che ricevete. Se dubitate, il dubbio viene dalla parte analitica della vostra mente. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, in caso vi invito a mettere il like, a condividerlo con altre persone che possono trarne beneficio e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. E noi ci vediamo a presto. Ciao!